Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. La lettura di oggi è una lettura bonus e mi piacerebbe andare a vedere come sarà il movimento, diciamo, a livello karmico per i prossimi 3 mesi. Quindi andiamo a vedere quale sarà l'evento, l'avvenimento, il movimento energetico più importante su quel punto di vista lì. Bene. Mostrami, Toro, tendenze energetiche karmiche per i prossimi 3 mesi. Vi ricordo che la lettura non ha un tempo specifico, ma ha una validità di 3 mesi da quando l'ascoltate. Bene ragazzi, abbiamo l'imperatore. Devo dire che è un periodo, diciamo, inerente a quello che potrebbe essere la stabilità, piuttosto che la stabilizzazione di qualche cosa, di una, potrebbe essere diciamo, una sicurezza personale, un proprio modus operandi. Può anche fare riferimento all'archetipo del padre, eh? Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione c'è anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche qui. C'è il link alle previsioni del 2024 e ai corsi alle tarot pratiche del 2024. Bene, ok. Allora partiamo subito con un 2 di coppe, un 7 di spade, la ruota della fortuna, 8 di pentacoli, cavaliere di coppe, 9 di spade e 7 di coppe. Ragazzi, ho come l'idea che qui il movimento sia trovare una sorta di compromesso per raggiungere la stabilità. Stabilità che può essere intesa sia come stabilità monetaria, sia come stabilità interiore. Però andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Partiamo da questo 2 di coppe. Qui c'è qualche questione legata agli accordi, ai compromessi, può anche essere una questione di coppia, legata alle relazioni a due. Andiamo a vederlo. 2 di coppe. Allora, il 2 di coppe è spiegato da un 10 di pentacoli e da un 5 di pentacoli. Che interessante. Mi è arrivata questa frase: quando c'è l'amore c'è tutto. Mm? Ehm, Come se ci fosse questa idea dentro di voi, che in realtà è un'idea, non è proprio una verità, nel senso che certe volte non basta solo l'amore, no? Ci vogliono anche altre cose, viviamo in un mondo materiale, ci vogliono anche i soldi, un lavoro magari concreto. Vi dico questo perché qua sono uscite 2 carte di pentacoli, una che parla di carenza economica e l'altra che parla di teoricamente abbondanza economica, ma è girata al contrario, quindi ho come la sensazione che qui ci sia qualche cosa che ha a che vedere con meglio avere l'amore e non avere il denaro che il contrario. Non so, scrivetemi nei commenti se vi risuona. Ovviamente non sarà così per tutti, però c'è qualche questione da dover elaborare a livello di relazione. Andiamo a vedere il 7 di spade. 9 di spade e asso di pentacoli. Allora, qui il segreto è un po' cambiare l'attitudine mentale. Allora, 7 di spade fa riferimento, allora, primo alle proiezioni,
Secondo, è una carta che, diciamo, come conseguenza delle proiezioni, porta anche a dirsi delle bugie o a dire delle bugie, ok? Mm, è una carta di furbizia, è una carta di qualcuno che cerca anche un po' di manipolare gli altri per paura di magari perdere l'altra persona, per paura di non mantenere la stabilità in una situazione o in una relazione. Però c'è anche un asso di pentacoli. È come se fosse un avvertimento attenti a come iniziate le relazioni, iniziatele tipo in modo sincero. Più che sincero, non sento che siate persone che dite bugie per manipolare gli altri, ma mm, più per o integrarvi meglio o come l'idea, non so, che sia un sì, per incastrarvi meglio con l'altra persona. Andiamo a vedere il 10, scusate, la ruota della fortuna. Appeso e regina di coppe. Allora, devo dire che qui ci sarà un cambio di ciclo nel prossimo trimestre, ragazzi, con questa ruota della fortuna. E ho come la sensazione che ricomincerete a connettervi con i vostri sentimenti e le vostre emozioni. Vi dico, c'è anche una carta, c'è la carta dell'appeso qui che è al contrario. Ehm, allora, mi è venuto freddo improvvisamente, un freddo proprio glaciale, un brivido proprio su tutto il corpo. E ho come l'idea che ci sia un momento, perché se ci fate caso, lo vedo adesso, anche qui c'è la neve. È come se l'essere più onesti con se stessi vi facesse uscire da una sorta di rigidità e vi facesse riconnettere con le vostre emozioni. È come un essere integri, non dire ipotesi, no, questa cosa non mi ha fatto male all'altro solo perché avete paura di deludere l'altro o solo perché avete paura che si ricreino problemi, ma vi chiamano proprio a lavorare sul punto di incontro della coppia o della relazione, che sia o meno una coppia romantica, può anche essere una relazione tra amici, una coppia intendo due persone. Andiamo a vedere l'otto di denari. Eremita e sette di bastoni. È come se vi invitassero a sfruttare la vostra saggezza, tutto quello che avete imparato, per lavorare, per creare. Guardate, sono due carte. L'otto di pentacoli io per certi versi lo sento l'arcano minore dell'imperatore, perché è una carta che parla proprio di un lavoro costante, fatto tutti i giorni, con impegno, regolarità, con regole da seguire, fatto in un certo modo. È un artigiano, è un fabbro, c'è un modo specifico per fare il ferro del cavallo, insomma. È l'arte che si apprende nel tempo. L'arte di gestire potrebbe essere la situazione, i compromessi, le relazioni, le vostre verità, le vostre emozioni. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Allora, abbiamo un cavaliere di spade e il sole. È come se vi invitassero a non correre, a non... Perché voi che cosa succede? Con l'eremita al contrario, sento che siete tanto fuori sul fare più che sul sentire, anche se poi in realtà il togliervi queste barriere vi darà la possibilità di riconnettervi con la vostra parte emotiva e qui la vediamo. Però è proprio quello, date un valore in più alle vostre emozioni, comunicate i vostri ideali, i vostri sentimenti, i vostri progetti.
Qui abbiamo di nuovo un 9 di spade. Andiamo a vederlo. 3 di spade. Temperanza e 8 di bastoni. Guardate, ragazzi, io ho la sensazione che se questo imperatore parla di una stabilità interna a livello di carattere, a livello del mi sento a casa dentro me stesso, perché mi rispetto, perché mi amo e tutto quanto, questo risultato qui lo raggiungete comunicando, prima entrando in contatto con i vostri, togliendovi le maschere, entrando in contatto con voi stessi, facendo un lavoro di autoanalisi che adesso non state ancora facendo, dove vi rendete conto quali sono le vostre posizioni di forza e quali sono invece i vostri punti deboli, e da lì semplicemente ho come la sensazione che vi dicano di espandervi, di comunicarli al mondo, perché il fatto di comunicare sono due carte che comunque mi parlano di comunicazione. Vi darà la possibilità con questa temperanza di portare in equilibrio, cioè, allora, vi faccio un esempio. È successo un problema nel passato con una determinata persona e magari si tratta di riallacciare i rapporti piuttosto che di creare questo nuovo progetto. Semplicemente qui comunicate il fatto che ormai, ipotesi, non vi fidate più per quello che è successo e quindi non sapete se sia la scelta giusta o no. Questo comunicare, quando l'altra persona si rende conto che voi non vi fidate di più, se ci tiene a voi, fa di tutto per riconquistare la fiducia. Ok? Quindi è un po' come il dammi la possibilità di capire che cosa non ti soddisfa in modo da poter soddisfare questa tua insicurezza, piuttosto che dubbio, piuttosto che paura. Andiamo a vedere questo set di coppe. Però avete il 9 di spade 2 volte. Sento che molte delle vostre, dei vostri modi di pensare, molte delle vostre paure, delle vostre preoccupazioni sono dovute a qualche cosa che probabilmente è già successo in passato. Potrebbe avere a che fare con delle questioni economiche o finanziarie che vi hanno toccato in un particolar modo e che vi hanno segnato. Ok, per esempio, avete prestato dei soldi a qualcuno tanto tempo fa e non ve li ha più restituiti. Da lì avete deciso che non prestate più soldi a nessuno. Ok, per esempio, questo è anche uno di quei patti, di quelle promesse che ci si fa da soli e di cui parla il due di coppe. È il compromesso il due di coppe. Andiamo a vedere il sette di coppe. Fante di bastoni e 9 di pentacoli. Oh, che bello. Ragazzi, qui vedo una serie di possibilità che si aprono. È come il, ok, facciamo tutto questo lavoro, cerco il mio centro, ritorno dentro me stesso per capire che cosa è vero per me, faccio questo lavoro di destrutturazione e poi semplicemente comunico al mondo quello che ho scoperto in un certo senso, no? E questo vi aprirà diverse possibilità, vi strutturerà, perché il 9 di Pentacoli è una carta di indipendenza, di amor proprio, di qualcuno che ha un carattere forte, che è capace a stare da solo, e anche la carta dei single, tra l'altro. E poi abbiamo questo fante di bastoni che mi dice, mi parla proprio della voglia di avventure, la voglia di sperimentare, la voglia di fare, la voglia di scoprire. Quindi si tratta qui di togliersi il velo per cambiare le dinamiche di comportamento e di conseguenza cambiare anche il ciclo karmico e la realtà che state creando. Andiamo a vedere con Osho. Fioritura, ma che bella! Seguire il flusso e comprensione. E che la comprensione, ragazzi, ve la metto qua vicino, anzi, vi metto l'appeso vicino alla comprensione. Allora, devo dire che siete working in progress, nel senso che state già fiorendo, siete già fioriti, che perché è la prima carta che mi è uscita. In un certo senso si tratta probabilmente di stabilizzare questa abbondanza, è una regina di denari questo, ok? E qui vi dicono un po', seguite il flusso, lasciatevi anche trasportare da quello che sono i fatti esterni, cercando di capire, cercando con questa carta dell'appeso di vedere le cose da un altro punto di vista, cercando di comportarvi, rompere le dinamiche di comportamento, magari comportarvi in un modo diverso, o seguire il flusso che è un asso di coppe anche riferito alla regina di coppe, quindi al vivere il sentimento che si prova in quel momento
e poi è la comprensione. La comprensione in questo mazzo è un fante di coppia innanzitutto e parla della scoperta della vita. Qui avete anche comunque un fante di bastoni, per cui è proprio il buttarsi e volare liberi con gli altri. Avete sempre la gabbia, diciamo, il trespolo su cui venire ad appoggiarvi e a riposarvi, ma comunque la gabbia è aperta, siete liberi di andare. Ancora una carta dei guerrieri di luce, pazienza. E qui avevamo la temperanza da qualche parte. Sii paziente e permetti al destino di svilupparsi al il suo, il suo proprio pezzo, come vi posso dire, il suo proprio, sì, programma, progetto, ecco, mettiamola così. Cari amici del Toro, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, visto che è stata una lettura un po' diversa dal solito. Se volete sostenere il canale potete iscrivervi, condividere, abbonarvi al canale o mettere like. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!